ma io non sono per tutti e soprattutto non voglio essere per tutti. Lo faccio e basta. Tu Sempre. qual è la differenza che voi portate rispetto agli altri? È come mi piace vedere le cose. Che hai dentro di te una passione per quella cosa, falla. Se ti fai troppe domande, se ti fai troppi dubbi, non partirai mai. Partiamo. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo. 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Ben ritrovati in questa seconda stagione di Imprese, la docuserie dedicata al mondo dell'imprenditoria e che racconta le gesta, il coraggio, le sfide, le vittorie di quel gruppo di eroi che decidono di fare impresa. Sì, perché fare impresa oggi, soprattutto in Italia, è una vera e propria impresa. Superare barriere burocratiche, cogliere le sfide tecnologiche, conquistare nuovi mercati, trovare i talenti e trattenerli, affrontare rischi e crisi, sono tutte prove a cui un imprenditore è sottoposto quotidianamente. E non parliamo delle grandi aziende multinazionali, ma di quelle realtà più fragili che costituiscono il 75% del tessuto produttivo del nostro paese. Dietro ognuna di queste aziende si nasconde una storia, spesso straordinaria, e noi con Imprese andiamo in giro per l'Italia e non solo per raccontarvele, in modo che possano essere di ispirazione per chiunque stia facendo impresa o abbia intenzione di farlo. Abbiamo chiuso la prima stagione raccontando 30 di queste storie. Chi se ne fosse persa qualcuna, mi raccomando, le trovate tutte in questo canale. Apriamo ora la seconda stagione, in questo giorno di festa nazionale. Oggi è il 2 giugno e, come ben sapete, è il mio compleanno. No, non vi tuffate a farmi gli auguri proprio qui sotto nei commenti, non ce n'è bisogno, magari mettendo anche una bella emoticon. Non ci tengo proprio. A parte gli scherzi. Giornata speciale, puntata speciale, dove abbiamo selezionato alcuni estratti delle storie più interessanti della prima stagione. E quindi partiamo subito a bomba con la prima impresa. Parliamo di capelli, ma quello che vedremo non è un comune salone da parrucchiere, ma un centro specializzato che riporta indietro l'orologio biologico dei capelli del cuoio capelluto e ridà appunto ai capelli il volume, la lucentezza e la forza che avevano a 20 anni. Stiamo parlando del salone di Fabrizio Caldera, che dopo anni di ricerca, concorsi e fashion weeks ha dato vita alla prima spa del capello in Italia, un vero e proprio tempio dedicato alla cura dei capelli che ha permesso a più di 40.000 donne di resuscitare e dare nuova vita alla propria capigliatura. Ci siamo resi conto in questi anni che arrivavano tante clienti con i capelli rovinati. Prima di fare un colore su una cliente c'è un percorso che parte dalla A, dove c'è la tricoanalisi, che lì mi dà il là se si può fare un colore oppure no, ed è molto importante. Riusciamo a scoprire subito, immediatamente, con un tocco, con un click, se la cliente ha un'anomalia oppure no. Quando andavo a fare le sfilate capitava che la modella aveva già fatto magari 2 o 3 sfilate, quindi arrivava con i capelli impastati, con su dei colori buttati su. Cioè, è normale che quando sei in quell'ambiente hai bisogno di fare subito delle cose veloci, il problema è che poi i capelli ne risentono. Poi, lavorando, vedendo che i clienti comunque arrivavano con i capelli rovinati, con i capelli comunque sempre disidratati, con i capelli secchi, ho detto aspetta un secondo, qua bisogna fare qualcosa di innovativo, qualcosa di grande per far sì che queste donne abbiano i capelli splendidi. Lavori con praticamente il salone dedicato alla cliente nella maggior parte dei casi? Sì, 1 o 2 clienti, siccome il mio spazio non è gigantesco e quindi voglio la riservatezza, la cliente che arriva qui, che si sente a casa, coccolata. Ma quindi come fai a dare, diciamo, in utilizzo tutto il salone a solamente 1/2 clienti? È perché evidentemente hai costruito un'offerta commerciale che ha margini diversi rispetto al salone da battaglia, mettiamolo in questo senso. Un conto è fare viaggi in prima classe o in first class, un conto è fare viaggi in economy.
hai delle comodità diverse, hai un'attenzione diversa, hai una cura diversa, ed è ineccepibile che una ha un prezzo e una ha un altro. Che cosa hai messo in campo e quali sono state le difficoltà nel piano piano educare le clienti a questa tipologia di processo? Che se sei convinto di un'idea e sposi quell'idea, è inevitabile che non tutti sposano quell'idea, ma io non sono per tutti e soprattutto non voglio essere per tutti. Una cliente nuova entra, lo sa prima di entrare dalla porta che non è il parrucchiere, è una spa per capelli. E questo concetto della spa per capelli, quando è stato introdotto proprio dicendolo in questa modalità? Beh, col tuo aiuto. Cioè, questo è stato perché comunque io ascolto moltissimo le persone, perché le persone secondo me nella vita fanno la differenza. Io ascolto tutti e se l'idea di chi mi sta aiutando è un'idea che sposo, perché non farla? Mi hai aiutato tantissimo nel mettere in campo quello che ho sempre voluto fare, però ovviamente non avevo, diciamo, le competenze per poterlo fare. Ogni attività ha lo spazio per poter uscire, no? Nel mio caso dal salone e in un'azienda dall'azienda. Cioè, come posso farmi riconoscere dagli altri? Con l'aiuto di queste meravigliose persone. La prossima è un'azienda che è nata dall'idea di una giovane studentessa che, grazie alla sua immaginazione e determinazione, ha rivoluzionato un mercato stravolgendo schemi consolidati. In questa puntata ci occupiamo di fitness, ma non lo faremo in una palestra tradizionale, ma in un centro dove non ti devi portare il borsone con i cambi, asciugamano e ciabatte, e soprattutto non ti devi allenare per ore, perché bastano 20 minuti per consumare circa 800 calorie. Sono dei centri fast fitness qui dove le persone vengono e in poco tempo si allenano in maniera breve, quindi intensa ma breve. 20 minuti dura l'allenamento. 20 minuti equivalgono a 4 ore di attività fisica. Fai conto che in 20 minuti si perdono circa 800 calorie. Voi dite qui non hai bisogno di niente, ti diamo tutto noi. Assolutamente sì. C'è un kit usa e getta, Sì. qui c'è una tuta Ok, per potersi allenare, poi ci sono delle ciabattine usa e getta, ok. poi ci sono dei calzini. Antiscivolo. Esatto, e poi c'è un telo usa e getta. Ok. Questo è tuo. Via! Spingi, 10, 9, 8, 7. Io già sono rovinato, ragazzi. Prendi questo Sì. e vai giù mettendo questo un pochettino piegato. Vai, prova ancora. Bellissimo, perfetto. 3, non mollarmi, 2, 1, cambio. Com'è andata? Com'è Bravo. stato? Molto bene. Hai bruciato 764 kcal. Certo. In 10 minuti, sono tantissime. Perché poi la gente vuole star bene, vuole essere in forma, vuole essere magra, tonica? Perché alla fine non va in palestra per far questo? Perché? Perché non hanno tempo, in primis, quindi leva tempo, e seconda battuta, la motivazione. Noi lavoriamo tantissimo sulla motivazione. Io ho detto, vediamo come vorrei che fosse: spogliatoio individuale, doccia individuale, allenamento individuale, coach individuale, musica che me la posso scegliere, e lì è nato il progetto. Questo nasce nei mesi di lockdown? Assolutamente sì. Ma che è in Italia che con un metodo, con una procedura, con una promessa porta il fitness a casa degli italiani? E quindi inizio a immaginarmi dei professionisti che con un mezzo arrivano a casa delle persone in 20 minuti e li allenano in 20 minuti. Oggi voi siete, hai detto, una ventina di store, sì, e siete in espansione. Sì. Ok, oggi siete un franchising a tutti gli effetti. Sì. Il brand è immediatamente riconoscibile. C'è un messaggio che è il vostro payoff, la palestra in 20 minuti, che immediatamente è catchy, è attrattivo. Poi ugualmente c'è il prodotto di front-end con i 19 euro, con anche il pacco fisico che mi crea. Poi ho notato anche quest'altro coupon qui che è molto molto interessante. I clienti che portano 5 clienti, Sì. che si iscrivono con anche l'abbonamento più piccolo, loro ricevono 500 euro di credito. Fantastico. Quello che mi colpisce, quello che emerge dalla tua storia è che effettivamente tu... Sempre. Sai cos'è la frase che mi guida? Che mi ha sempre guidato fin da piccola? Perché gli altri sì e io no? Sì. Qual è la differenza? Se gli altri ce l'hanno fatta. Guarda che mi emoziono, veramente. Anch'io ce la posso fare. Nel prossimo estratto ci occuperemo dell'arte del bere miscelato e della cultura del bere bene. E lo faremo con Francesco, uno dei soci di Drinkable, che ci racconterà come nasce l'idea di portare il bar ovunque sia richiesto. Yves Saint Laurent,
Ralph Lauren, Patek Philippe, Dolce Gabbana. Questi sono solo alcuni dei clienti ai quali Drinkable porta la propria esperienza e professionalità, e lo riesce a fare grazie a un'accurata gestione dei processi organizzativi e del team. Ci troviamo in Drinkable Bere Bene Ovunque. Invece che la gente al bar, portiamo il bar alla gente. La nostra mission è proprio quella di organizzare servizi di open bar e di beverage in tutte quelle situazioni che lo richiedono, che può essere una piccola cena a casa tra amici come un grandissimo evento. Questa a Manabi è la prima parte del magazzino, poi ce n'è un'altra dove teniamo volumi più grandi. Sì. Penso che questa sia una gambusa che ci potrebbe invidiare qualsiasi locale di primo livello. Noi lavoriamo tantissimo nel mondo del lusso, nel mondo del design, Cartier, Bulgari, Belvedere, Diageo, Bellier. Non ci siamo mai legati a doppia mandata a nessun brand, ma questo ci permette di essere con tutti. Il nostro bar va costruito tutte le volte, quindi devi portare il ghiaccio, devi portare le bottiglie, devi portare i bicchieri e devi essere bravo a non dimenticare nulla, perché non hai possibilità di intervento. Io non ho clienti, ho tanti ospiti. E per me questo è veramente fondamentale. L'ospite è il vero protagonista. Il successo di un bar lo fa un ospite che te lo riempie, un ospite che partecipa alla vita del bar portandoci i suoi amici, la sua famiglia. Il barman può essere il più bravo del mondo, ma se è egoreferenziato rimane a far da bere per se stesso. Qual è il processo di lavorazione che hai messo appunto nel corso degli anni? Allora, è un processo di lavorazione molto standardizzato. Tutte quelle che sono le richieste vengono inserite in un gestionale che Michele, che avete conosciuto, poi elabora e trasforma in un ordine di servizio. L'ordine di servizio è dettagliato dal cucchiaio che devo portare, a quanti bicchieri, che tipologia di bicchieri, che cocktail andremo a servire. Dopo questa fase di organizzazione dell'ordine di servizio passa all'operatività, che è la zona che abbiamo visto prima. Questa ripetitività dell'organizzazione mi permette di inserire anche persone che non sono sempre con noi. Considera che per i grandi eventi noi abbiamo squadre di 60-70 persone. La mia casa è a Roma, quindi sono qui a Milano spesso, ma non tutti i giorni, quindi se non ci fosse Michele, Giacomo, Lisa che mi aiutano e mi accompagnano nel gestire Drinkable non sarebbe nulla. Oggi che volume d'affari generate? Siamo vicini al 1 milione, con circa 250 eventi l'anno. 250 all'anno è... Sì, è un bell'andare. Salute! Salute! Perché dovremmo avere in casa un sistema per migliorare la qualità dell'acqua domestica? Ce lo racconta nel prossimo estratto Giuseppe, titolare di Iris Water. Giuseppe ci racconterà anche qual è stato l'ingrediente principale che lo ha spinto ad aprire la sua azienda e quali sono state le leve che hanno permesso a Iris Water di diventare in soli 5 anni una realtà importante nel suo settore. È un'azienda che a oggi conta più di 50 dipendenti. Qua ci troviamo in Iris Water, che è una società che si occupa del trattamento dell'acqua, quindi depuratori, per uso domestico. Quindi come ti sei avvicinato 35 anni fa a questo mondo? Lavoravo in un'azienda, lavoravo come agente, in quel caso lì facevo il venditore, vendevo la biancheria per la casa e da lì poi è entrato questo prodotto a cui mi sono innamorato. Da lì sono partito e ho creato poi la mia azienda e via andare. Cos'è che ti accese in quel momento vedendo questo prodotto? E sai, vendere un materasso lo vendi, arrivederci. Hai venduto un impianto di depurazione, è completamente diverso, quindi devi dargli un servizio, devi dargli un post vendita fondamentale dove tu il cliente poi lo segui nel tempo. Calcoliamo che l'acqua potabile è un'acqua ancora più controllata dell'acqua che noi compriamo, perché l'acqua potabile è controllatissima. Chiaramente serve un'affinazione a quell'acqua lì, quindi serve il fatto che tu gli metta qualcosa per poterla bere. La gente che l'ha acquistata ha cominciato a dire, però è buona, io non compro più le bottiglie, non vado più a fare la spesa. Se entri nel nostro sito praticamente vedi proprio più di 1000 recensioni reali, non comprate o cose strane, reali, dove il cliente ci fa una recensione per come si trova. Stimolate anche in qualche modo la recensione? Assolutamente sì.
perché comunque sia, quando noi ogni anno ci presentiamo per fare il cambio dei filtri, no? Sì. Noi gentilmente, anche con un semplice omaggio, gli diciamo: guardi, lei dica esattamente come si sta trovando col nostro depuratore su questo link, che poi va su Google direttamente e mette la recensione. Qual è la differenza che voi portate rispetto agli altri? Presentiamo un tipo di prodotto con un certo tipo di qualità e questo, tra virgolette, ci sta premiando, anche perché quando andiamo dal cliente il prezzo è quello. Da quelle che sono le campagne Facebook, Google, eccetera, eccetera, arriva a 70-80%. 80-80% del lavoro, del contatto, che prima tu l'avevi completamente in uscita, outbound, oggi ce l'hai inbound. Ok. Praticamente sono le persone che ci cercano. Oggi più o meno quanti siete in azienda? Tra collaboratori e tutto siamo una cinquantina. Call center, agenti, persone amministrative, responsabili. Con l'entusiasmo vai da tutte le parti. Però quando cala l'entusiasmo poi subentra quello che è l'efficacia, la stabilità che tu devi creare le cose, capito? Perché, bene, l'entusiasmo ti automotiva e tutto e lo porti avanti, però devi controllare un sacco di roba. Devi veramente stare attento e creare efficienza su ogni area della tua azienda, perché sennò non vai da nessuna parte. Nella prossima puntata ci siamo occupati di costruzioni, ristrutturazioni e ricostruzioni. Abbiamo parlato di come Mattia, il giovanissimo imprenditore che oggi dirige l'azienda di famiglia, ha intenzione di rivoluzionare un mercato che troppo spesso si affida a pratiche tradizionali per raggiungere i potenziali clienti. Mattia ci racconterà la sua storia e ci parlerà del contributo che la sua impresa ha intenzione di dare per aiutare le popolazioni terremotate a rientrare nelle loro case. Tu hai iniziato a prendere le redini di questa azienda all'età di? 20 anni. Praticamente l'imprenditore edile più giovane d'Italia. Sì, noi diciamo a livello aziendale seguiamo questi due filoni principali, quello dei privati a livello di costruzioni e ristrutturazioni completamente chiavi in mano, e un altro filone è quello proprio concentrato sulla ricostruzione, perché siamo in provincia di Ascoli Piceno e come ben sai nel 2016 c'è stato il terremoto qui ad Amatrice che ha colpito tutta questa zona. Oggi qual è il volume d'affari? 2023 siamo intorno al 1,5 milioni, abbiamo già quasi 4 milioni di euro di cantieri aperti, quindi diciamo che quest'anno stiamo intorno a quelle cifre. Tu hai iniziato a prendere più in considerazione di prendere in mano l'azienda di famiglia anche in età incredibilmente giovane, proprio nel momento in cui si ammala tuo padre, fino a poi nel momento in cui viene a mancare. Io ho preso l'azienda ad agosto del 2021, sì. A un certo punto nemmeno mi sono fatto tante domande, cioè è stato proprio un dire lo faccio e basta. Da questa esperienza io ho capito che se non parti, se ti fai troppe domande, se ti fai troppi dubbi, non partirai mai. Quanto hai studiato e quanto stai studiando per mandare avanti l'impresa? Lo studio è continuo, non si smette mai di imparare e è a 360 gradi. Dalla parte tecnica alla parte proprio di gestione, alla parte amministrativa e poi anche a livello personale, perché poi per portare avanti un'azienda, per gestire altre persone, devi anche essere un certo tipo di persona a livello caratteriale, a livello proprio di mindset. Hai iniziato a ragionare in maniera diversa proprio per acquisire clienti, prendere fette di mercato, eccetera, eccetera. Che cosa stai facendo? Stiamo cercando di ampliare sempre di più quella che è la parte online, perché chiaramente chi non ci conosce, chi non viene a contatto con noi tramite passaparola, deve capire bene cosa facciamo, cosa non facciamo e soprattutto deve avere un riscontro sui nostri lavori seguiti e per capire la qualità del servizio e la qualità delle realizzazioni fatte. I ragazzi che fino a ieri studiavano, andavano all'università e stavano su Instagram per passare il tempo, iniziano a fare una famiglia, iniziano a avere il bisogno di costruire una propria casa, ristrutturare un appartamento, è il primo posto in cui cercano. Devi avere un processo di acquisizione clienti che sia controllato. Sono venuto a conoscenza di voi, ho visto anche in prima persona il modo in cui operate e sicuramente è una cosa dove ci permette di far avere più consapevolezza alle persone, ai nostri clienti, a persone che sono in cerca del servizio che noi offriamo e sicuramente lato ricostruzione avremo dei risultati effettivi aiutando più persone che magari oggi sono fuori casa, magari fra un anno no. Per raccontarvi la prossima azienda siamo andati nel cuore della Romagna, a Rimini.
Parliamo di una piccola azienda la cui mission è quella di aiutare le persone ad essere felici nelle loro case. Ci siamo occupati quindi di progettazione e interior design e abbiamo scoperto come questa azienda, con a capo l'architetto olistico come ama definirsi Margherita Foschi, sia riuscita a rivoluzionare il suo mercato integrando passioni e studi olistici alla propria professione. Purtroppo nella società in cui viviamo noi queste sensibilità le abbiamo perse e quindi abbiamo perso un po' anche quello che è il contatto vero con la natura, no? Una volta a un architetto non dovevi dire orienta la casa così o cos'ha, cioè erano le basi dell'architettura, cioè guardare come è orientato il sole, guardare le ombre che generano magari gli altri edifici, guardare come si inserisce una cosa nel paesaggio, cose che ormai oggi abbiamo perso perché la città è sovrastrutturata. Io cerco di recuperare quelle sensibilità e lo faccio attraverso il Feng Shui. Cerchiamo di creare una casa che sia terapeutica, che ti metta in equilibrio, quindi prima analizzo te chi sei, dove sei e di che cosa hai bisogno, analizzo la casa, vedo se siete in equilibrio, cosa vi manca per, diciamo, mettere i bilancini al posto giusto. Questo qui è la pianta di un ristorante che stiamo facendo adesso all'interno dello studio. Sì? Quindi la prima cosa che facciamo è cerchiamo il baricentro. Ok. La prima cosa che vediamo è che fortunatamente il baricentro cade all'interno dell'area. Bene, perché quando il baricentro cade fuori già sei scentrato, perché il centro della tua energia cade fuori dalla casa. Fatto questo, prendiamo il nord e ci metto la pianta con tutti gli elementi. Quindi abbiamo acqua, vedi, legno, fuoco, terra e metallo. Quindi questa cucina, la cucina per natura è fuoco, è in un ambiente acqua, quindi io per andarla a equilibrare devo mettere del legno. Da quanto tempo fai questa attività? Questa attività integrata è da 5-6 anni che ho cominciato a dire ma perché tutto quello che è il mio sapere non lo porto all'interno dell'architettura? C'è un sacco di persone che in realtà stavano cercando una figura così e non la trovavano. Cioè trovare empatia con un architetto, cioè mi sono resa conto che non è scontato per niente. La gente li odia gli architetti. L'architetto mi ha fatto fare questo, mi ha fatto fare quello, sto in una casa che non sembra neanche la mia. Quindi trovare una persona che ti dice va bene, ti ascolto, dimmi tutto quello che vuoi, dimmi quali sono i tuoi desideri, dimmi dov'è l'obiettivo e io faccio da strumento, da traduttore tra quello che te vuoi e quello che è la tecnica, no? Del costruire, cioè faccio da tramite. Che cosa fai per acquisire clienti? C'è molto passaparola. Parlo di queste cose sui social e mi è stato detto come feedback che comunque passa tanto dell'energia che si mette all'interno del progetto, del modo in cui vengono fatte le cose. Che volume di progetti gestisci nell'arco dell'anno? Una ventina di progetti. Qual è stato il momento in qualche modo della tua impresa in cui quelle sensazioni del oh mio Dio che cosa sto facendo? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Siamo sempre nel posto giusto in cui dobbiamo essere per imparare la cosa che ci serve per un salto evolutivo. Almeno, poi questo è come mi piace vedere le cose. Molto bello. Nel prossimo estratto ci siamo occupati di salute e benessere e Silvano e Mauro, i due soci di Linea Blu di San Marino, ci hanno spiegato come l'incontro e la fusione delle loro competenze abbiano portato l'azienda ad avere una crescita costante e che grazie all'espansione in nuovi mercati quest'anno prevedono essere superiore del 50%. Non solo, abbiamo scoperto come questa azienda artigianale abbia rivoluzionato un mercato sempre in forte espansione come quello degli integratori, creando un prodotto a cui finora nessuno aveva mai pensato. Siamo dei produttori di cosmetici e di integratori. Io sono dentro il prodotto, ogni prodotto che esce è un mio prodotto e quindi mi sento sia la responsabilità sia una mia creatura. Mauro invece è molto bravo nella commercializzazione, nel far conoscere l'azienda. E qui voi sviluppate dei prodotti proprio vostri a vostra etichetta oppure qui lo fate noi per... sviluppiamo sia prodotti per il nostro marchio più una serie di prodotti, occhi e croce circa 400-500 prodotti. Caspita. Per conto terzi, per quindi aziende esterne, private label. Quelle sono le ultime nostre creature. Sì. Ed è, diciamo,
il cambio radicale che è stato fatto 2 anni fa da azienda specializzata in cosmetica ad azienda che ha iniziato a sviluppare integratori. È un prodotto che possiamo definire unico perché fondamentalmente è molto semplice, è una caramella rivestita che si trasforma in integratore. È proprio caramella. Sì, prendo una anch'io che male non fa. Il vantaggio di avere un prodotto di questo tipo, oltre a essere unico e quindi lo facciamo solo noi, ci dà la possibilità anche, essendo la lavorazione a freddo, di inserire molti più attivi che in lavorazione a caldo non è possibile inserire. Voi ad oggi vendete prevalentemente al B2B, per cui alla farmacia, alla grande distribuzione eccetera, o vendete anche direttamente al privato? Molto alla farmacia. Noi crediamo al fatto anche di avere una garanzia del prodotto, metterlo in farmacia, camice bianco, insomma. Certo. Quante persone lavorano normalmente? In questo momento siamo 25 dipendenti. Questo qua diciamo che è la nostra caramella di partenza, che viene lavorata in bassina, dopodiché avviene la magia. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Che è la trasformazione in caramella rivestita e quindi in integratore alimentare. Tutto rigorosamente artigianale. Ogni caramella è guardata dal nostro operatore. Certo. La nostra, diciamo, forza, il nostro intuito è quello che non siamo mai fermi. Adesso usciremo con altri prodotti, siamo usciti con i fermenti lattici per adulti e per bambini, che siamo gli unici sul mercato ad avere questa formulazione. E quindi da lì parte tutto un processo poi di vendita a scaffale nella GDO, nelle catene in farmacia oppure anche nella piccola farmacia. Insomma. Voi oggi più o meno su che volume d'affari vi attestate? 6, 8, 6, 9. E adesso la proiezione? La proiezione 10. è molto ambiziosa. 10. Mauro dice 10. Lui è l'animo commerciale. È l'anima commerciale. Beh, insomma, io lo seguo. Presupposti ci sono. In quest'ultimo estratto ci occuperemo di ristorazione e scopriremo come un'idea molto semplice come quella di unire 2 prodotti tipici di 2 regioni differenti sia stata una strategia talmente vincente da trasformare un piccolo chiosco del lungomare di Rimini in un concept dalle potenzialità infinite. Parleremo con Alessandro che ci racconterà come lui e la sua compagna hanno sviluppato questa idea e come siano riusciti in una sola stagione non solo a farla funzionare, ma addirittura a firmare un contratto per trasformare quest'idea in un modello di business replicabile. Brazia 1125 è un format che io ho creato, è unico al mondo perché siamo riusciti a unire 2 regioni. 2 prodotti tipici. Io ero focalizzato sull'arrosticino, ho detto non c'è, manca, perché nessuno lo fa? E la Maru mi dice, ma scusa, siamo davanti al mare, ma ad agosto, con 40 gradi, ma chi li mangia gli arrosticini? Siamo a Rimini, tradizione pesce, spiaggia, dobbiamo fare il pesce. Quindi abbiamo pensato, ok, pesce come? Che cosa di pesce? Il format arrosticino spiedino, spiedini di pesce. Da subito io gli ho detto, se facciamo questo chiosco dobbiamo fare un format retail franchising. Abbiamo aperto il 3 giugno 2021 nella coda del Covid. Al 31 di dicembre avevamo già capito che il format funzionava, che era piaciuto tantissimo, che era un qualcosa che non esiste e abbiamo subito trovato un'agenzia e fatto il contratto del franchising. Quindi in 6 mesi abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto 2 format. Abbiamo fatto il format chiosco e abbiamo fatto il format ristorante. Okay. La scelta è quella di non fare il servizio al tavolo. Se tu vedi il coperto è 0 e poi tu hai 2 modi per ordinare, o vieni alla cassa e fai la fila, oppure hai il tuo QR code, non devi neanche registrarti, Che non devi fare il login. Spiegato per bene sulla tovaglietta. Sì, quindi tu inquadri il tuo QR code, fai l'ordine e poi vieni alla cassa. Alla cassa paghi, scegli se pagare in contanti o con carta, ti prendi il bere che hai ordinato e ti do un cercapersone. Tu vai al tuo tavolo, quando suona vuol dire che c'è qualcosa di pronto, lo vieni a ritirare. C'è tanto impegno, c'è tanto lavoro, ma io mi sto divertendo. Mi sto divertendo, ho dei dipendenti giovani, bravi,
svegli, che hanno voglia di fare. E al giorno d'oggi è difficile, uno, trovare un personale, ma soprattutto trovarlo bravo e motivato. Oggi che organico avete? Oggi l'organico è piccolissimo, siamo io e la Maru, e poi ho i 3 ragazzi, chiamiamoli fissi, più degli altri ragazzi per la stagione o solo per il weekend. Ok. E ad oggi il chiosco che volume d'affari genera? Ad oggi il chiosco siamo intorno ai 350-400 mila euro, ma è stagionale. Certo. Il primo punto vendita che apriremo è a Fiumicino, al centro commerciale al Parco Leonardo. E poi abbiamo un altro punto che io adoro, che è il Testaccio, proprio a fianco al mercato del Testaccio. Devi prendere qualcosa che c'è e cambiarlo in qualche modo, aggiungergli qualcosa che lo rende unico. Se invece vuoi veramente fare qualcosa di straordinario, devi inventare. Quindi devi inventare qualcosa che non c'è. Come abbiamo fatto noi, non è che non c'era, ho preso dei prodotti ma li ho messi insieme creando un format che non esiste. È più difficile perché fai fatica a copiare qualcuno, hai un pubblico che lo devi creare e quindi è più difficile, ci vuole più marketing, ci vuole più impegno, però nel momento in cui riesci a farlo funzionare ci sei tu. Certo. Cioè la gente viene da te. Oggi a Rimini se uno vuole l'arrosticino viene da me. Siamo giunti alla fine di questa prima puntata della seconda stagione di Imprese. Mi piacerebbe sapere qui sotto nei commenti, quale estratto ti è piaciuto di più? Qual è quello che ti ha dato una maggiore ispirazione? E soprattutto se pensi che la tua azienda abbia una storia da raccontare e che possa essere di ispirazione per altre imprese. Se sì, clicca nel link che trovi qui in descrizione. Candidati, perché per noi sarà un vero piacere poter raccontare la tua impresa, le sfide che hai dovuto affrontare e di come le hai superate. E noi prepariamoci perché la settimana prossima parleremo di un'azienda storica che produce accessori per il mondo dell'ospitalità. Incontreremo Gianluigi, che ci racconterà come si è sviluppata la sua azienda negli ultimi 50 anni e come, da piccola impresa familiare che vendeva cavatappi, sia diventata un punto di riferimento per il settore Horeca, quindi per il mercato dei ristoranti, degli alberghi, delle discoteche e per molti dei brand più famosi di produzione di vino e champagne in tutto il mondo. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. E visto che ce l'avete chiesto in tanti, questa seconda stagione di Imprese, anziché andare online la domenica sera, in cui magari siamo in famiglia, in cui ci stiamo preparando alla nuova settimana, andrà online tutti i lunedì sera alle 21. Ci vediamo settimana prossima. Ma non si date un po'. Dai, non penso proprio. hello drink. Pensa a quello che va a rubare la Peugeot che si trova con 40k. La gammola sulla Peugeot. Fondi. Sei la star! Senza di te qua non avremmo avuto il pesce, non avremmo avuto tutto sto successo. Del posto e mi sono tanto Bravo, però sei riuscito a rimanere con l'inquadratura. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.